Arbitro, basta! Classe ha imparato solo la parola e finita. Falla finire italiano. qui, signore. Finisci qui! Beccati sto cortomuso maledetto! Inter batte Juventus! Di cortomuso l'abbiamo puniti noi! La vinciamo noi! L'autogol di Gatti! Godiamo ancora di più! Godiamo ancora di più! L'abbiamo vinta noi! Un dominio da parte dell'Inter! Finalmente lo dimostriamo anche sul campo contro questi qua! L'abbiamo vinta noi! Strameritatamente l'Inter vince 1-0 e finalmente creiamo anche questo primo varco, questa prima distanza in classifica strameritata. Un autogol di Gatti, l'Inter vince 1-0. Simo, partita che l'Inter ha controllato, ha giocato da grande squadra, ha fatto vedere perché siamo lassù, con quella super differenza reti di più 40 prima di questa partita, e queste sono le prestazioni su cui si costruiscono i grandi trionfi. Una notte da grande squadra, manca il colpo del KO, quello totale, potevamo chiudere la partita ancora prima, non ci siamo riusciti, ma va bene così. Sì, va benissimo così. Va benissimo così. Che partita. Che partita. Giocata bene alla fine. La ripresa, secondo me, abbiamo cominciato a sfilacciarci un po' troppo presto e poi nel finale ci siamo un po' consegnati e quello posso capirlo già di più. Però primo tempo molto buono, dominio totale. Alla fine penso che i numeri certifichino la vittoria, perché anche in quella fase in cui la Juve ha avuto più possesso non è che abbia fatto chissà quali tiri. Ha fatto quel tiro di Gatti da fuori, pericoloso, ma per il resto nulla di particolare. È una vittoria che io definirei autorevole dell'Inter, che non ha, ripeto, dominato per tutti i 90 minuti, ma contro la seconda in classifica sarebbe stato strano, onestamente. Va bene così, però è l'ennesima partita che l'Inter degli anni scorsi avrebbe probabilmente perso di mano ad un certo punto. E invece no. Si stava, come dicevo anche in cronaca, perché le paure vanno affrontate, si stava incanalando sempre più verso un simil derby di Giroud. Era sempre lì, era lo stesso giorno del calendario, eravamo 1-0, eravamo pronti ad allungare in classifica, però non abbiamo perso questa volta. Allora il cerchio si è chiuso e adesso loro si prendano dritto il cortomuso, proprio come il treno che arriva, pum, dritto sul in muso, faccia. sul muso. Oh, Però sul adesso muso. anche noi, cavolo, Simo, mettiamo da parte questi continui paragoni col 2021. Lo abbiamo Sì. fatto oggi quel passo in avanti, lo abbiamo dimostrato Oggi sì. contro questa Juve, lo abbiamo fatto, non siamo più quell'Inter. Li abbiamo dominati, li abbiamo controllati. Ho visto l'Inter che volevo vedere nel primo tempo soprattutto. Poi sì, lo dicevi anche tu, nel secondo ci siamo sfilacciati un attimino di più, ci sono state delle fasi in cui inevitabilmente li abbiamo sofferti, perché comunque loro nel bene o nel male, anche con vari rimpalli eccetera, sono riusciti in qualche modo a crearci qualcosa, ma è una vittoria che l'Inter ha meritato e che dimostra perché siamo lassù e dobbiamo rendercene conto, ecco, che ci siamo strameritatamente, con delle prestazioni di alcuni singoli in modo particolare che ci hanno esaltato e ne parleremo. Però un attimo, Simo, è una vittoria che questa ci fa godere anche perché ci permette su Sport Exchange Market di fare ancora un passettino in avanti con le fantazioni su Sport Exchange Market, questo gioco totalmente gratuito, si vincono premi reali ogni mese. Io vi mando il link in chat per chi ci sta seguendo in diretta, trovate il link in descrizione invece per chi ci sta seguendo in differita per partecipare insieme a noi a questo gioco. Simo, con questa vittoria come cambiano le fantazioni dell'Inter? È una vittoria molto gustosa. Salgono del 7,1% ed è un grande passo avanti in senso assoluto dopo questa vittoria. E questo non fa che migliorare ulteriormente la nostra classifica. Prima di Firenze dicevamo che avevamo guadagnato delle posizioni, anche stavolta vincendo comunque con le nostre fantazioni passiamo dal 78esimo al 58esimo posto. Quindi pian pianino
ci avviciniamo e siamo lì, e siamo in crescita. Stiamo continuando a scalare la classifica anche noi, qui su Sport Exchange Market. Vi faccio vedere sul sito, vi potete iscrivere gratuitamente, non si paga nulla, cliccate sul link, fate la registrazione e potete partecipare. Ci sono dei premi di fine stagione, poi c'è la classifica mensile nella sezione Prices della leaderboard della classifica, trovate poi tutte quante tutti i premi sia stagionali che mese per mese. E poi nelle varie sezioni, Simo, c'è anche la sezione Vuoi, partite. se vuoi, sì, no, dicevo, se vuoi mostrare il portafoglio che abbiamo tutte le Sì, nostre azioni, visto che abbiamo preso azioni di diverse squadre, magari facciamo un punto, ecco, eccole qua. sì, abbiamo Liverpool, l'Inter che ci guadagna ancora punticini, la Roma adesso vediamo che combina col Cagliari, Girona, Real Madrid, Lione che ha battuto il Marsiglia, noi dovevamo tifare Marsiglia per la zona Champions, però ci permette di scalare ancora qualche posizione, che dici? Sì, 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 no, ma noi, come dicevo anche l'altra volta, abbiamo fatto una strategia particolare, perché abbiamo alcune big, l'Inter, il Real Madrid, Sì. però a me piace molto quando si fanno queste mosse un po' strane, il Girona, il Lione, perché bisogna anche un po' rischiare. Allora io ho fiducia per il futuro, dai. E allora iscrivetevi con il link che trovate in diretta nella chat, in descrizione invece la trovate per chi ci segue in differita e anche in podcast, mi raccomando, totalmente gratis e potete partecipare. Ma parlando della partita, Simo, io stavo guardando le occasioni, Di Marco ha avuto una grandissima occasione, Thuram è stato anticipato da Bremer e non è riuscito a metterla dentro, Barella nel secondo tempo ha avuto una grandissima occasione dopo l'assist, dopo il palo che aveva colpito Çalhanoğlu, un palo esterno, ma anche lì ci siamo andati vicini. La Juventus qualcosa ha creato, cioè con tutto il rispetto, però mi è sembrato un qualcosa creato più nel primo tempo, qualcosa con dei rimpalli, sono riusciti a guadagnare campo, ad arrivare sul fondo, e poi con la forza di alcune giocate, di alcuni singoli, perché inevitabilmente i singoli li hanno. E credo che però oggi si sia vista la differenza di livello tra le due squadre. Nettamente. Io non ho sotto mano i numeri, ma non so se la Juve abbia fatto tiri in porta, perché alla fine qualche cosa di Uno caotico, come debole. dicevi. Sì, ecco, sì, adesso mi hai fatto venire in mente, sì, uno di Vlahovic mi sembra, ma era più un passaggio a Sommer che un tiro pericoloso. Quindi anche qui abbiamo sofferto, forse anche più del solito, però nei fatti, stringi, poca roba. È un po' il leitmotiv di tutto l'anno dell'Inter. E oggi serviva anche questo, ripeto, molti dicevano è la situazione giusta per vincere con punteggi tennistici, ma ragazzi noi possiamo dirlo, possiamo sperare, ma poi nei fatti sono cose molto irrealistiche. I big match spesso finiscono così, il 5-1 del derby col Milan succede una volta ogni, probabilmente, e però devi saper vincere anche così, e l'Inter ha fatto una vittoria molto più mentale, secondo me, che fisica e tecnica stasera, visto anche il tipo di difficoltà che ha sempre avuto nelle gare contro la Juve. E questo mi rende il doppio più contento, perché è così. E De Pica Pica ci dice, e lo ringraziamo, grazie De Pica Pica, grazie Benji, forza Inter. Era una di quelle partite in cui dicevamo servono giocatori così, vogliamo vedere Pavard alla prova di queste partite. Non credo, possiamo dire che non ha tradito, eh? La tocchiamo, la ridimensioniamo. No, cioè, che partita ha fatto Pavard? La crème della crème di Benjamin, che fa pure rima. E poi fa ridere perché allora, col massimo, a me non piace come giocatore, non Pavard, quello che sto per nominare, però col massimo rispetto, da una parte Benjamin Pavard, dall'altra Federico Gatti. E poi la differenza anche negli highlights, sfortunato lui, che peraltro stava facendo anche un gran gol, però sfortunato lui si è vista. Questa è la sintesi. Però il mio MVP sai che è un altro, ma magari ci arriviamo. Adesso ci arriviamo. Grazie Double G, così ancora più bello si gode. 30 mesi con noi, grande Gianmarco. Mitico Franco, grazie di cuore Franco Marelli, sofferta ma meritata e fondamentale vittoria. Niente è deciso, ma il colpo d'autorità l'abbiamo dato, testa bassa e pedalare. Autorità e autorevolezza da parte della nostra Inter. Grazie mille al nostro Franco. Alex, grazie mille, vinciamo anche senza fare gol. Questo è vero, se lo sono fatti da solo, però forse questo è ancora più un segnale. Loro che vincono di corto muso in maniera particolare, li abbiamo battuti noi con un loro autogol. Simo, è stata una partita in cui
si è visto che Inzaghi l'ha studiata in un modo particolare, perché si è visto che ogni volta che noi andavamo in avanti comunque riuscivamo a creare pericoli. Di Marco stasera è stato utilizzato in una maniera particolare, sempre pericoloso con i suoi movimenti, e secondo me tanto dei pericoli creati dall'Inter arrivano grazie al suo lavoro fatto nell'ombra, nell'andare ad inserirsi. E poi c'era sempre un giocatore almeno a protezione, cioè se ci sbilanciavamo in avanti perdevi una palla, ma c'era Mkhitaryan soprattutto a marcare dietro, a fare la rete di salvataggio. C'era un Acerbi che veniva a duellare più avanti con Vlahovic in questo duello corpo a corpo, e sempre Bastoni alle sue spalle a coprire ulteriormente. Partita tatticamente perfetta da parte dell'Inter. Anche qui c'è stato sicuramente un passo in avanti rispetto a quella che era stata l'andata. Sì, ma come dicevamo anche all'andata, era anche supportabile l'idea che non si volesse rischiare troppo e si finisse 1-1. E alla fine la gara che poi ha deciso questa fase di stagione è il ritorno, visto il momento in cui arriva. Non è tardissimo, è ancora abbastanza presto, però è sicuramente più tardi di novembre. E la partita oggi, l'ho detto più volte in cronaca, lo ripeto anche qui, l'MVP oggi è Federico Di Marco, che fa una gara più, come hai detto bene, nell'ombra che sotto i riflettori, ma in quanto nell'ombra forse è ancora più decisivo, perché fa proprio un tipo di lavoro che aiuta tutti i compagni nelle varie azioni ad essere più pericolosi. Ed è lo stesso discorso che ho fatto più volte sul Darmian. Darmian non è magari quello che punta l'uomo, lo salta, lo fa impazzire, ma in questo momento Darmian fa girare bene tutto il meccanismo, in particolare Pavard, che ha finalmente trovato la serenità di andare anche in attacco, e con Darmian... Oh ragazzi, Dumfries l'abbiamo visto tutti, adesso. Non voglio aprire questa parentesi, però a livello di certezze verso i compagni, secondo me Darmian è su un altro pianeta, sì. Anche se poi non punta l'uomo, eccetera, eccetera. Detto tutto questo, l'MVP in campo è Di Marco, ma oggi l'MVP soprattutto si chiama Simone Inzaghi, che ha l'intuizione di Di Marco, che attua la tecnica rischiosa ma giusta per giocare questa partita, cioè aggredire alto, con coraggio, sfruttando quello che dicevi prima, cioè che le reti di salvataggio sono arrivate 8 volte su 10, anche perché hai una difesa che sta bene fisicamente e che finalmente con Pavard il passo in avanti te l'ha fatto fare, c'è ben poco da recriminare. E quindi sceglie questa strategia, e alla fine è una strategia che paga. Non abbiamo stravinto, però abbiamo vinto. E a me basta. È quello che volevamo, è quello che volevamo. E come dice Stefano Arcangeli, che ringraziamo, grazie Stefano, alla Juve si è rotta la caldaia, -4, sempre con un'altra partita da giocare, sempre con un'altra partita da giocare, lo ricordiamo. Abbiamo un'altra gara da giocare. Grazie Gino, il nostro mitico Gino dal club di Passione Inter, che ci sostiene con il super sticker. Grazie di cuore Gino, grazie davvero. Mandaci anche un messaggio che ti leggiamo. Simo, hai citato vari singoli, io sottolineo la prestazione di Çalhanoğlu, forse il mio MVP lo do a lui personalmente, perché c'è quella, ecco, stavo rivedendo adesso l'azione, Çalhanoğlu che fa quel lancio per Di Marco in campo aperto, l'avesse fatto Pirlo, l'avesse fatto Locatelli, sì. Domani mattina prime pagine, speciali, edizione straordinaria, studio aperto, fermi tutti perché bisogna parlarne. Quello che fa Çalhanoğlu è impressionante, grande partita di grande sostanza. L'Inter domina perché vince il centrocampo, grazie a lui, grazie a Mkhitaryan. Barella in maniera un pochino più nascosta, ma anche Barella, penso, adesso andremo a vedere i dati, non so quanti chilometri ha fatto a tutto campo, poi viene sostituito, ma davvero davvero una grande partita. E c'è poco da dire, Simo. Eravamo in attesa, io ogni tanto si sposta più avanti questa cosa del però se Inzaghi fa questo non andremo lontano, poi però Inzaghi nella seconda parte di stagione perde punti, però a gennaio è difficile, però nei big match la cosa eccetera. Stiamo andando, cioè si sta spostando sempre più avanti questa cosa. Intanto l'Inter continua a volare e tutti quelli che stanno lì pronti a gufare devono aspettare la prossima volta per poter dire l'avevo detto. Bellissima vittoria, battere la Juventus è storicamente qualcosa di complicato, soprattutto questa Juventus, e soprattutto il messaggio che lanciamo. Questa era una Juventus che
arrivava secondo me con un po' di nervosismo dopo la gara contro l'Empoli. Ho sentito dire tanti juventini in settimana si erano convinti però la Juventus 2 partite di fila non le sbaglia, 2 partite di fila così non le sbaglia, e invece sbam, subito un'altra botta, li battiamo e li battiamo al loro gioco, però dominandoli, quindi bene così. Permettimi solo una cosa, leggo tanti commenti contro Arnautovic sbaglia, è vero, però se dopo una vittoria così la prima cosa che vi viene da commentare è l'errore di Arnautovic, il problema secondo me non è tanto Arnautovic, ma è un altro. Sui cambi, si stava vedendo un'Inter stanca nel secondo tempo, giusta secondo me la scelta di sostituire entrambi gli esterni, prendendosi qualche rischio, perché io di Dumfries che entra ho sempre qualche dubbio su come entra a livello di testa, però è entrato bene, e Carlos Augusto è entrato bene e ha fatto bene anche in fase difensiva dando una mano. E mi sarei aspettato forse un Frattesi per andare più all'assalto, ha scelto Klassen forse per un discorso anche di esperienza lì in mezzo al campo. Arnautovic per Thuram, io sinceramente Thuram non lo toglierei mai, però se è stanco forse un altro centrocampista saltatore in più e togli un attaccante l'avrei fatto. Probabilmente la scelta di Arnautovic, tra l'altro l'azione nasce proprio con un Arnautovic che di testa va a lavorare bene, a giocare incontro. Fa un errore grave, lo so, purtroppo io ci metto dentro anche un po' di sfortuna, c'è da dire, perché a Firenze lì quell'occasione la gestisce bene, segna e c'era un fuorigioco di mezza spalla, qui invece non c'è fuorigioco, il gol se lo mangia purtroppo, e ci ricorderemo questo giustamente. Fa un errore grave, non lo crocifiggerei. Io in questo momento sinceramente mi sento solo di stare vicino virtualmente a tutta questa squadra, a tutti questi ragazzi, perché ci stanno facendo vedere delle cose che mi fanno veramente godere, e mi sto divertendo molto. No, su Arnautovic mi sembra una dinamica simile a quella di Barella di cos'è un quarto d'ora prima. Per me lì, certo c'è una percentuale di errore sua, perché se arrivi lì e sbagli non è che sei esente da colpe, però se calci e prendi la mano del portiere, cioè, vuol dire che il portiere ha fatto una bella giocata. Se lo colpisci sull'addome, diciamo, probabilmente gliel'hai tirata contro tu, però se prendi la mano vuol dire che tu comunque l'avevi indirizzata abbastanza bene. Poi lì Sì. è questione di millimetri, è questione che un attimino più sopra lo superi oppure no. Però poi ecco, è la classica dinamica che se finisce 1-1 perché pigli gol al 95esimo, Arnautovic prende -6 in pagella. Finisce 1-0, per fortuna ce lo si dimentica, ma è anche giusto così. Però come hai detto bene, cioè, dopo una vittoria così pensiamo al gruppo, a come l'abbiamo interpretata, alle scelte. A me sembra che Arnautovic, che comunque ha dei limiti ovviamente, però sta stagione si è anche preso da una bella sfortuna, tra l'infortunio e il fuorigioco sul gol di Firenze che dicevi, questo gol qui, quello che aveva sbagliato col Frosinone o col Lecce, non mi ricordo, un pizzico di sfortuna un pochino ce l'ha pure sto ragazzo, però pensiamo al complessivo dopo sta vittoria, diciamo così. Assolutamente sì, io chiuderei qui questa clip, poi a parte faremo le pagelle, ma serata di goduria, li abbiamo battuti e adesso voglio vedere le loro facce. Loro puntavano al quarto posto, adesso vediamo quanto rosicano, eccetera, quindi non dovrebbero rosicare. Adesso vediamo. Esatto. Vediamo. Vi abbiamo battuti e adesso la capolista vola e lo diciamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e a parte trovate le pagelle, vi aspettiamo su passioninter.club per commentarla insieme a noi.